Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Oggi siamo in compagnia di Davide. Ciao caro, grazie di avermi invitato. Prego, anzi grazie a te di essere qua, perché per me è un onore averti nel mio canale. Un piacere. Davide Rossi ha il suo canale Automotive, dove spiega un po' cosa fai, Davide. Ma racconto un po' le macchine di ultima generazione soprattutto, prima o poi arriveranno anche quelle storiche, spero. Bello. Ci sa mai, sì, insomma, passiamo da super moderno al super storico. Non sono un fan, no, più che altro non fan, sono super esperto di auto storiche, però mi piacciono veramente molto. Riparo macchine, tiro fuori problemi, soluzioni, faccio vedere magari che tante cose che possono spaventare, magari possono essere anche economiche da riparare, e soprattutto cerco di indirizzare magari anche qualche meccanico o qualcuno che è appassionato del fai da te della propria auto a metterle a posto, insomma. Molto bene. E poi presento anche le macchine. Esatto, sì. presenti anche le macchine da un altro punto di vista, secondo me. Non dal classico chi fa le recensioni delle auto e va a prendere il concessionario e porta là, Esatto. ma Proprio vista dal meccanico. Recensione tecnica, non ho mai raccontato quanto costano, perché alla fine poi quello lo dicono tutti, Esatto. vai online, cioè, vedere l'utilizzo di tutti i giorni vero, cosa c'è magari sotto un gruppo sospensivo, come è fatto il motore, differenze proprio quelle vere, quelle sostanziali, non che c'è lo specchietto che si chiude, cioè quello lo dicono tutti, no? Esatto. Infatti anch'io ho cercato nel mio canale di portare sempre come te un proprietario di un'auto che dopo un po' di mesi, anni, eccetera, eccetera, un po' alcuni chilometri, si portano dei dati reali, perché quello è l'importante. Sì, assolutamente sì. Perché allora noi non vendiamo auto, No. io non vendo auto, lui non vende auto. Queste sono recensioni fatte per dare informazioni a chi sta per acquistare quell'auto. Esatto, l'informazione corretta dove come può trovarsi veramente nell'utilizzo futuro della propria auto ma io cosa magari può aspettarsi di trovare come inconvenienti, robe strane, problematiche motori, robe, 1500 cose, e alla fine io le racconto, magari le vedo dopo che tu le hai provate. Esatto. Questo è il mio obiettivo, Sì, quello che racconto. Insomma. è una cosa proprio limpida e così deve essere. Bene, allora torniamo al video di oggi, torniamo alla recensione. Una Tesla, cioè un meccanico, ok, che prende una Tesla. Allora, niente di però È strano. è strano, nel senso che prima gli stavo dicendo a Davide, è come un orologiaio che mette a posto gli orologi meccanici e si va a prendere uno smartwatch. Secondo È un me bel paragone. siamo lì, può andare come È paragone. un bel paragone, mi piace. Ecco, e Davide, perché hai preso una Tesla e cos'è che ti ha convinto a prendere una Tesla? Allora, sai, ho sempre in mente una frase che ha detto un personaggio che a me piace veramente tanto e che non ama molto le auto elettriche, che è Jeremy Clarkson, Okay. che ha detto che è impossibile recensire un'auto di nuova generazione, oppure soprattutto un'auto elettrica, perché non hanno più un cuore, non hanno più un'anima, sono tutte uguali. Io non faccio pubblicità a Tesla non mi paga niente. Mettiamolo in chiaro questo, che Tesla non ti paga. Cioè, se voi volete vi faccio vedere la fattura di acquisto della macchina. E ha detto questa cosa qui che io la reputo vera, ha ragione. E trovare ormai un'auto che ha veramente un'anima è difficile, perché ormai tutte le case costruttrici vogliono buttare fuori macchine e poi buon a posto, grazie, funziona, arrivederci. Io incredibilmente in questa casa costruttrice ho visto questa cosa, cioè c'è veramente passione delle persone che ci lavorano dietro, e le vedi soprattutto sul post vendita dal punto di vista meccanico, magari dopo ne parliamo, ma anche come sono fatte sotto, che hanno anche loro le loro lacune, perché ci sta, però qua vedo passione, continua innovazione, che non è che ti vendono la macchina e poi grazie, arrivederci, cioè entri in un ecosistema che ti può aiutare anche nella vita di tutti i giorni, perché queste auto qui, secondo me, nell'utilizzo di tutti i giorni, ovviamente non ci avremo la macchina da buttare su marce, farci il giro, che figata in montagna, però nell'utilizzo di tutti i giorni è importante essere comodi, sicuri, perché dal punto di vista di sicurezza, ste l'Euro Cup fanno paura, queste macchine qui, anche se sembra che non ci sia niente, ma come assorbono gli urti, la sicurezza dell'abitacolo è molto molto alta. E l'ho scelta per queste ragioni qua, e anche un discorso, secondo me, economico, perché è una macchina grande, performante, e nel tempo non ti consuma, cioè nel senso non ti fa spendere, e poi non ho più voglia di mettere mani sulle macchine, okay. Soprattutto la mia. Beh, questo è bello. Ma il discorso
allora io resto, non mi ricordo più che pubblicità era, forse della Fiat Croma, Sì. ancora Station, e c'era che diceva c'è chi viaggia e c'è chi corre È vero, in auto. è vero. Secondo me tutti pensano che corriamo in auto, invece viaggiamo in auto, Sì. o no? Un Io- viaggio è una cosa diversa da correre Sì, in io auto. faccio 30.000 km all'anno, insomma, farle con una macchina elettrica dici, madonna, ma io faccio brevi spostamenti durante la settimana, poi tipo, per conto, la settimana scorsa ero a Cremona in pista dei kart, quindi non è che ho la macchina elettrica, ho perso la passione per i motori, ero in pista a Cremona a vedere un mio carissimo amico che correva con i kart, vedere come gestivano, quindi resta la passione delle quattro ruote, che è quello che secondo me è importante, cioè il vero appassionato di quattro ruote non snobba le novità, le accoglie, le capisce, vede positivo e negativo, perché ci sta, ci sta. Se no Giusto ci che sarebbero ancora i treni a vapore, io penso. Bravo. Perché adesso i treni sono elettrici Bravo. e quindi da vedere anche questo. E da dire anche un'altra cosa, io vorrei togliere alcuni dubbi. Davide, ma qualsiasi officina può riparare una Tesla? Com'è che funziona il post vendita? Questo che volevo... Allora, incredibilmente sì, ed è una delle poche case costruttrici, vi direi anche forse l'unica, che dà a disposizione a qualsiasi officina terza tutta l'informazione tecnica della vettura, cioè se io devo tirare giù un schermo sospensivo, devo tirare giù la batteria, devo rifare, andiamo un po' più, una roba un po' più importante, rifare il refill dell'impianto di raffreddamento della vettura, quindi scaricarlo e ricaricarlo. Su Tesla hai la possibilità open source, ti dice dalla A alla Z come fare, quindi copia di serraggio, tutto. Il software è bellissimo perché comunque paghi l'abbonamento, che ovviamente c'è, non è costosissimo come altre case e tu direttamente online hai il software della vettura per lavorarci e mettere a posto, magari cambiare il computer. Poi se andiamo su sistemi di sicurezza, questo lo dico perché è una roba tecnica, Ok. tipo che ne so, sostituire proprio il computer in se stesso dove c'è dentro un numero di telaio, robe così, lì inizi ad avere bisogno di corsi tipo che si chiamano SERMI, dove è una specie di SPID dove tu Ok. sei autenticato. A me hanno fatto anche tutto un discorso di controlli di precedenti penali, perché è una roba di sicurezza dove tu non vai a rubare le macchine, quindi quando tu sei lì dici voglio sostituire il computer della macchina, ti fanno inquadrare un QR code e poi ti danno la possibilità di lavorare, altrimenti no. Dal punto di vista sicurezza, Di quindi... sicurezza. È uno SPID dell'officina. Ok, questo non sapevo. Ce n'è un po' di robe. Da sapere. Magari potresti fare un video dedicato a... Sto lavorando come farlo. Ok, bene, molto bene. Altra cosa che sembra nel post vendita, io volevo chiederti è come stanno cambiando anche le officine, penso, per raccogliere le auto elettriche o no? C'è un po' di paura, giustamente, perché comunque è una tecnologia dove necessitano degli investimenti, ma più che altro secondo me sono investimenti anche mentali, non ok che il discorso magari andare a sostituire o riparare un pacco batterie non è semplice, ci sto lavorando anch'io, per adesso non siamo ancora agli inizi, però non è che abbiamo paura di metterci mani o cambiare un braccetto sospensione o cambiare, che ne so, il sistema di raffreddamento dell'auto. Alla fine è un'auto, l'unica roba difficile e complicata è il pacco batterie, che poi tutti dicono costa 20.000 euro, in realtà se tu vai a vedere i prezzi tipo di questo sei intorno ai 13 più IVA, Ok. sì, quindi non è una follia. Questo è un dato importante, Sì. secondo me. Ci sono tante sfaccettature, però è più che altro la mentalità di dire è una macchina, non è una macchina. È una macchina, È una basta. macchina. Soltanto che il motore non è più... Esatto, non c'è più il serbatoio, ma c'è la batteria. Esatto. Tutto qua. Ok. Bene. Adesso noi faremo un giretto intorno all'auto, vediamo com'è fatta. Per fare la differenza tra questo modello qui e il modello precedente, hai fatto un video. È uscito oggi, che per loro non è oggi, sarà Quando sarà? quando sarà. Comunque è già uscito un video dove ha fatto un confronto tecnico, penso. Sì. Io devo ancora vederlo perché è appena uscito. in questo Stamattina, quindi. Questo e alla fine io cercherò di fare un video di una Model Y che ha 3 anni con tutti i costi, ma infine di costi di manutenzione. Zero. Zero. Non è previsto. L'altro giorno stavo facendo il gruppo sospensivo di una Model Y che aveva 200.000 km. Casomai ti giro il video, così Ok. lo metti, che Ok. è figo. Sono andato a vedere le pastiglie dei freni, 200.000 nuove. Ma nuove! Incredibile, ero lì che guardavo,
la soglia che consumate, incredibile. Ti giro il video perché dovrei avercelo da qualche Ok. parte, che lo metti dentro. Queste erano proprio le pastiglie di una macchina con 200.000 km. Le prime dicevo che avevano abbastanza problemini, forse anche questa arriverà, adesso non ci sono ancora quelle così chilometrate. Bracci in sospensione, capitava che rompevano un po' le scatole, cigoli, robe. Mercedes GLC, uguale, Audi A4, uguale, quindi non è che perché è lei, Sì, una sì, testa, sì. uguale tutte quante. Quella tipologia di schema sospensivo a lungo andare rompe un po' le scatole, anche Stelvio, perché i schemi sono molto simili, Ok. come quello che ho raccontato adesso, tipo tutto il gruppo di sterzo è portato molto in avanti, tipo come era Stelvio, il gruppo sospensivo è similissimo. E come guida? Come guida la Stelvio secondo me è più precisa, il volante è Ok. molto più preciso, qua abbiamo perso quella precisione che aveva quella vecchia, in comfort però, Ok. perché mondi completamente Torniamo al diversi. discorso viaggiare e correre. È bravissimo. Ok, Bravissimo. torniamo lì. Bene signori, quindi adesso direi facciamo un giretto, vediamo un attimo come è fatto l'auto, non la proveremo su strada perché per quello andate a vedere sul canale di Davide che secondo me lo spiega anche un po' meglio, e anche perché sono sensazioni che non riesce a trasmettere la guida, la ripresa, la velocità secondo me, o no? Beh, secondo me invece sì, cioè io riesco personalmente a sentire proprio come la macchina si comporta, difatti ho raccontato di, tra virgolette, un problema che ha questa, perché non è un problema, è una caratteristica del freno. Io te la farei provare invece e mi dici secondo te quando freni se c'è qualcosa di strano. Quando freni? Sì, sono curioso. Ok, va bene, in caso facciamo una prova dopo. Bene. Che adesso è in rilascio un aggiornamento software che dà la possibilità di avere due tipologie di freno. O ti tieni questo, che a me piace, perché assomiglia incredibilmente un po' a un freno da gara, molto duro da schiacciare, Ok. e adesso entrerà una funzione che si chiamerà soft braking e ridanno, sai quel classico lag che ha i freni, Sì. perché questo freno qui è diviso in due, cioè anche una parte rigenerativa che sulla vecchia non c'era. È una roba che spiego nel mio nuovo video, però dopo te la faccio provare, sono curioso di vedere la tua. Cosa ne pensi? Ecco, questo, cioè quello che dicevi te all'inizio di entrare dentro sul sistema Tesla, è questa cosa qua. Loro si accorgono di qualcosa, Sì. ascoltano i clienti Sì, e sì. fanno l'aggiornamento. Ma ci sono tante cosine che ho raccontato nel video che non sono state abbandonate lì, ci sono state dei problemi, io Sì. li dico criticità, che effettivamente poi se vai a vedere in questa sono stati risolti. Cioè, non è cosa da poco. No, Non è una io cosa vedo da tutti poco. i giorni comunque case costruttrici che continuano a sbattere Martellare là. sulle stesse identiche boiate che fanno. Qua anche loro le fanno, sia chiaro, cioè tipo a me odio che mi hanno tolto la leva delle marce, che è una roba. E poi tutti mi verranno a dire, ma c'è aftermarket, sì ma aftermarket, vabbè, si fa, ma manca la leva delle marce, è una roba tattile, che tu quando metti la retro guardi la strada, quindi la cerchi sì. e la metti, no? Qui no, devi andare sullo schermo, slidare col E se dito. non va il touch? No, ci sono le quelle di tastini? sicurezza qui, Ok. vabbè. Però sai cos'è? Su un schermo, quando fai così, il dito Sì. ti capita dove capita, quindi non è che becchi sempre il coso giusto. E quindi devi buttarci l'occhio. E quindi se stai facendo una manovra è un po' fastidioso. Ok. Cioè. Sono tutti particolari che Ce n'è. ce ne sarebbe da raccontare qua a voglia. Andiamo a vedere l'auto, lo spazio che c'è, il bagagliaio, tutte quelle cose là, e magari ci parli un po' dei cambiamenti, visto che hai appena fatto il video, dal modello precedente. Sì, ti posso raccontare, io in questo caso ti racconterò quello che raccontano tutti, non siamo sul tecnico, ma ok. Ok, dai, l'estetica, Vai. vediamo l'estetica, facciamo un giretto. Eccoci qua, partiamo dal frontale, che come vedete è diverso dalla versione precedente, perché hanno fatto un'unione cost to cost dei fari anteriori. Secondo me è molto più carino. Sì, molto bella esteticamente, infatti sul modello che ha fatto più economico l'hanno tolto, Sì. questa cosa qua, e torniamo al modello di prima. I fari sono full LED e adattivi, Sì, anche perché tramite l'aggiornamento l'abbiamo fatto anche sull'altro modello. Sì, è un adattivo un po' particolare perché lo stanno sviluppando, lo stanno migliorando ancora, però non è precisissimo come quello tipo Audi, è un po' discoteca ogni tanto, ma loro hanno quella di... discoteca? tu tipo sei in autostrada, ogni tanto trovi che illumina qualcosa, disillumina. Chi ce l'ha se ne rende conto che non sono belli precisi. Provi un faro Matrix Audi, due mondi leggermente diversi adesso, però loro ti mandano fuori aggiornamento software e c'è la nuova versione. Esatto. Audi un po' diverso. Un po' così. Vediamo che davanti ha un Frank, comunque dove potete riporre
i cavi, in questo caso qua, comunque non è male, ci sta una valigetta. Sì, non avendo il motore ovviamente c'è spazio, ma in realtà il motore c'è perché questa è una versione AVD, quindi 4x4, motore anteriore, motore posteriore, ed è quello che racconto la differenza nel nuovo video dei motori di quest'auto, nel mio, racconto come è fatto quello anteriore, come è fatto quello posteriore, e questa ha la batteria, se non sbaglio, da 79 kWh, quindi la versione nuova di batteria. Ci puoi dire un'autonomia? Hai fatto Io sono riuscito a fare in autostrada 400 km, 130 all'ora, Ok. Qui con queste temperature, poi se vai secondo me un po' più freddo consumicchia un po' di più. Boh, 400 km. Sì. Okay. La danno per 600 di VLTP, però sì, VLTP è sempre Esatto. un ibrido anche quello. Un ibrido. Ok, notavo sti cosi qua, cosa sono? Quelli lì servono quando succede un urto, soprattutto con un pedone, che praticamente sono dei tipo pistoni esplosivi, saltano e tirano sul cofano in modo da ammortizzare eventualmente un pedone che arriva sopra l'auto. È un sistema di sicurezza implementato sull'airbag. Su quasi tutte le auto di nuova generazione c'è sta roba qua. Ok. Non l'avevo mai Capita visti. spessissimo che saltano, tipo Mercedes ne avrò cambiati un botto, ma perché magari basta che prendi una botta abbastanza forte, qui c'è un cordone con una gommina che sente lo schiacciamento e fa saltare questi. Addirittura. Sì, c'è. Non l'avevo mai visti comunque sti qua. Ok. Ce n'è. Ok, vedete anche qua come è rifinita, comunque cioè, strutturalmente c'è. Sì, sì. C'è anche... Sì. Poi non c'è niente altro qui, No. solo per il coso. Lavavetro, Lavavetro, basta, non c'è niente altro. olio, tastine, non ce ne sono. Non c'è, non c'è, non c'è qua. Molto bene. Ok, adesso vediamo un attimo la parte... Posteriore? Ok, sì. Vai. Anche la parte laterale. Sì. Così vediamo un attimo i cerchi che vedo che non sono... Nel senso, sono girati contrari, ma vabbè. Ok, eccoli qua. Pastiglie rosso... Pinza rossa, l'ho verniciata io, ci ho fatto anche il video, ho raccontato come si fa. Ah, molto bene. Sembrava fatto un lavoro così a cane, invece dopo insomma è venuto fuori anche abbastanza carino. Sì, sì, bello da vedere. Questi sono i venti della vecchia versione. Ok. Perché se lo ordinavo con i cerchi da venti originali non arrivava, e allora ho dovuto metterli io. E quindi hai quelli da 19 a casa? Quelli da 19 ce li ho a casa con le gomme. Ok. Esteticamente, lateralmente è molto simile. Sì. Non cambia più di tanto. Bella nera così. Sì, all'inizio non lo volevo perché è un nero che si graffia, cioè io odio il nero. Ho avuto già macchine nere in passato, mai più ho detto. Però col senno di poi è più bella nera che il colore che volevo. Non posso dire niente. Che colore è che la volevi? È grigio silver, quello... Okay. Però mi hanno detto che l'hanno vista, sembrava da vecchio. No, beh, nera così è bella. No, è molto bella. Una cosa invece che hanno cambiato, che nel mio canale non l'ho raccontata, è il taglio di questa roba qua, della calotta. Sembra una boiatina, ma in realtà è importante. Perché per discorsi di aerodinamica hanno cambiato hanno fatto questo taglio, e anche flussi, soprattutto rumorosità. Sulla vecchia versione sta roba qui non c'era. Ok, quello va a migliorare. Sì, un po' di flussi, un po' di rumorosità soprattutto. Cavolo, in effetti ci sono tante auto che senti frusci che arrivano dagli specchietti. Qua non li senti. Anche solo una plastica fatta così Si cambia, può può cambiare. Sì, Madonna. Tantissimo. Assolutamente. Ok, qua abbiamo sempre comunque tutte le telecamere sentinella, eccetera, 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 è ancora tutto come prima, il taglio è molto simile. Qua abbiamo l'Hardware 4, ovviamente se Gesù vorrà e soprattutto l'Europa vorrà ci darà la guida autonoma. Ok. Di qua la macchina è già pronta, non vede l'ora secondo me. Basta soltanto sbloccarlo. Basta solo pagare e ti danno il software. E vabbè, dischi anche dietro, vabbè, freni a disco è normale, ma se non si usano perché... Si usa pochissimo e c'è stata una piccola criticità su queste, che adesso è uscito anche il bollettino tecnico, che fischiottavano un po' i freni. Quindi se fischiottano entro i 50.000 km Tesla vi cambia i dischi, perché il problema era il materiale del disco. Ok. Quindi anche questo lo sappiamo, e diciamo il cambiamento più grande è stato fatto dietro. Dietro, sì. Con questo, vabbè, cioè il posteriore è molto simile, solo che l'illuminazione dietro... È cambiata tanto, adesso te l'accendo, si sta accendendo soprattutto. Vedete la scritta Tesla? Ok, dovrebbe esserci, ok, LED, molto LED bar, tutto lungo, riflettente, telecamera sua, classica, e poi stop, luce stop e le frecce normali, insomma. Indicatore. Però è molto, cioè la noti subito sì, che è molto che la particolare. Tesla è molto particolare, bella. Mi piace sto discorso qua, sì. di come l'hanno fatta. Cambiato veramente tanto rispetto al passato.
Ok, guardiamo un attimo il bagagliaio così diamo anche una misurata. Sì. Dietro. hai la Io tua- ci porto il cane, quindi non voletemi male. Vabbè, oh, a posto. Sì, un po' di peli ci sono, per forza. Sempre. Questo qua, beh, il bagagliaio più o meno siamo rimasti uguali, Sì. penso come misure. Sì, cambia relativamente poco. L'unica differenza rispetto al vecchio modello è che abbiamo i sedili elettrici, ribaltabili elettrici, vanno giù elettricamente. E lo schermino dentro. Che Lo schermino dietro. Parliamo di schermini come parlano quelli là. tutti. Ecco. E poi dopo lo ritiri su e si tira più Viene su. anche su? Sì, certo. Non solo giù. No. Questa è una bella cosa, io ce l'avevo su Scenic di 15 anni fa che avevi il tastino tac, e andava giù, però dopo Per la versione vecchia tu schiacciavi e andava giù in automatico. Qui adesso va giù in automatico e torna su in automatico. Ok. Se vuoi, Davide, dargli una Sì, misurata. non me ne intendo di queste robe perché... È la prassi del mio canale, quindi siamo a 1,10 m. Ok, vediamo la bocca magari, che la bocca è enorme perché si prende da qua. Qua sì. 115, 115, sì. sì, dai, anche 113, dai, Ok. reali. E Siamo a 100. Bello, bel bagagliaio. Eccoci qua, quindi prese le misure, adesso chiudiamo il bagagliaio, Ok. che si preme il tastino qua. E lui si chiude. Altra Ok. cosa interessante, non lo so se funziona perché ho le porte aperte, però vediamo. Se tu in teoria ti metti qui col telefono, Ok. non si è aperto, ha deciso di non aprirsi, rifacciamo. Aspetta che chiudo le porte. Sì, che No, posso- le lascio aperte perché dovrebbe funzionare. In teoria se io mi metto qui col telefono vicino, vedi che la macchina ok. capisce che io sono lì, ho bisogno, magari sono con le buste della spesa, si apre invece di fare il solito piedino alla macchina, fa così insomma. Qua tiri fuori un discorso anche che allora l'auto ha la chiave, Sì, perché questa è una delle domande che avevano fatto sul modello vecchio, ha la chiave ma puoi gestire tutto con lo smartphone. la macchina si gestisce la chiave, è una roba d'emergenza, Ok, che è una tessera. ok. Che adesso questa tessera è diventata, si chiama Multipass, non so se hai visto anche tutto quanto ultimamente, è diventata anche la tessera da utilizzare sulle colonnine di terze parti, non Tesla. Quindi tu da lì appoggi la chiave della macchina sulla colonnina, quindi non hai applicazioni, non hai rotture di balle, non hai niente, e parte la carica. E ovviamente ti viene accreditato sul tuo conto che hai già con Tesla, insomma. Caro rispetto alle colonnine quelle Tesla, perché è molto più caro, però sai, per le emergenze, per le cose, sei in un posto che non conosci, non ho voglia di tirare fuori applicazioni, rotture di scatole strane, appoggi la chiave della macchina e le parte la carica. Questa è una cosa, non lo sapevo questo. Multipass è uscito una settimana fa, quindi. Ok, quindi sì, è proprio l'ultimo. Bene, e adesso saliamo dietro, vediamo un attimo l'abitabilità posteriore e come è fatta anche dietro che c'è il secondo display. Sì. Ok, e vediamo dentro come è fatta. Adesso Davide sale nella sua Tesla. Nella posizione del mio sedile, che io sono molto lungo, e che, cioè, Quanto, sì, quanto alto sei, Davide? è quasi 1,90, quasi 1,95 più o meno, dai. Ok, guardate spazio che c'è. Sì, e anche sulla testa, sì, pensavo peggio, sinceramente. No, perché non sali mai dietro. No, E quindi... magari in certe occasioni, ma... Ok, ben vengano. Vedo anche i tappetini, sono belli, cioè questi qua sono originali. Sì, questi sono, comunque si comprano anche aftermarket, ma questi sono originali Tesla, li ho presi da loro giusto perché era più comodo e li ho messi per discorso, dato che c'ho il cane, evitar peli, robe strane, li chiamano tappetini 4 stagioni, mi pare. Ok, bellissimo questa cosa qua. Bello che hanno fatto il display qui dietro per gestire un po' di tutto. Sì, beh, tu praticamente. sei bambini, robe strane, comunque qua puoi gestire comunque la ventilazione, Ok. vedi? Puoi gestirla un po' come ti pare, poi se tu hai i bambini vai su Netflix, fai un po' quello che vuoi, insomma, e loro ascoltano da dietro. E Si mettono le davanti cuffie, solo con le cuffie, tu attacchi le cuffie a qua e ti puoi vedere i tuoi film, quello che ti pare. Bestia, questa è una figata unica secondo Ormai la fanno tutte le auto, però è carino. Sì, è un bel display, cos'è? Un 7? Sì, mi pare che sia 7 pollici, sì. Molto bello. Poi se vai su YouTube puoi andare dove vuoi, insomma. Andiamo a vedere i nostri video. I nostri video. Vedi quello di Fabrizio, Tom e Jerry che guardo io ogni tanto. Tom e Jerry. Sì, relax. Ok, bella questa funzione qua. Qui dietro abbiamo doppia presa USB-C Sì. e le cuffie sono Bluetooth. Se devi Ovviamente sì. Se non hai jack da 3,5 che no. vengono fuori, no.
Ok, sedili qua dietro ben fatti, anche la taschina. Guarda Sì. che... Sì, Tesla è una delle poche case che fanno loro tutto. Ok, Cioè fanno parti da software, parti, ovviamente il software ci mancherebbe altro, però anche molto spesso l'hardware viene fatto proprio in casa Tesla, tipo i sedili non sono fatti fare esternamente, ok, ma li producono loro, tutto in casa. tutto in casa. E stanno facendo il contrario di ciò che fanno le case costruttrici che, È veramente... che deviano le Cioè cose. hanno messo su un mondo... Se tu entri in questo mood e capisci perché, è quello che ti dicevo prima, no? All'inizio video. Sì, Che c'è ancora la professionalità, l'amore di fare le cose vere esatto. ed è forse l'unica auto. Tutto il resto è tutto buttato ad altri produttori, invece loro cercano di farseli loro con le loro lacune, perché tempo fa magari un sedile si scrostava, non era bellissimo, 1500 cose, hanno dovuto imparare sulle loro pelle. E l'hanno messo giù bene, insomma. Non vedo maniglie per uscire, che No, non quello lo c'è. stanno togliendo. No, non c'è mai stata, neanche sulla vecchia versione, maniglie, No, proprio zero. quello non esiste. No. Lì c'è una lucina. Lucina e se ti appendi abiti, nulla Ok. di eccezionale. Sì. E il tettuzio qui è sempre fotocromatico, se Sì, non sbaglio. E Fa caldo Fa d'estate. caldo, d'estate fa caldo. Chi dice che non fa caldo è perché o ha i capelli, al dispetto di me, ma scalda. Scalda e quindi ci mettono una tendinetta giusto per d'estate perdi, diciamo, un po' il vetro lo perdi, diciamo, perché metti la tendina in modo che il sole non ti cucini. Ok, quindi anche quello lì è bene. Allora, facciamo un attimo una panoramica vista da dietro, come è fatta l'auto. Mhm. Comunque un display, basta, display. non ci sono tasti, No. ci sono quelle luci sopra lì che dopo andiamo a vedere. E notavo un'altra cosa qui, che ci sono anche qua delle regolazioni elettriche per il sedile. Sì, per lo schienale più che altro, ok. per metterlo aspetta che non le vedo. Eccole là, Ok, per decidere un po' la posizione dello schienale, no? l'inclinazione. Sì, Se vuoi farti una dormita, chi è dietro? puoi fartela tranquillamente. Per non dire qualcos'altro, No, si dice. siamo stati un po' sul vago. Bene, saliamo davanti e... Ah no, scusa Davide, stavo guardando che è una cavolata, ma io ho una Skoda Mhm. e queste floccature, non so come si chiama questo tessuto. Floccatura. Esatto. Non ci sono su tutte le auto, anzi sta sparendo anche sulle auto che... Sulla versione standard di Model Y mi pare che non c'è, ed è una cosa, cioè una perdita importante, perché dal punto di vista di rumorosità e Esatto. anche assorbimento un po', secondo me, del rumore fa un bel mestiere. fa una bella Sì, differenza. poi se metti qualcosa dentro la tasca non Esatto, la anche senti perché ciondolare. c'è, adesso vi faccio vedere, c'è anche sul fondo, non è solo... Esatto, e raccontiamo una cosa, dato che tutti dicono che si muore in macchina se si fa gli incidenti, no? Vedi che se tu stacchi questo, qua Ok. c'è l'apertura meccanica della porta, Ah, ok? Che è importante perché Questa è una particolarità. la porta dietro ovviamente c'è solo il pulsantino per aprirsi. esatto. Quindi se succede un incidente, una roba, qui noi che siamo questo si apre la porta elettrica, ma qui se c'è qualcosa di problemi tiri questa e apri la porta meccanica. Pensate, cioè le pensano. No, ma è giusto, cioè è Sì. una roba di sicurezza, è giusto che ci sia, ma dato che ho visto un sacco di articoli che gente è rimasta bloccata, ma perché purtroppo non sapevano queste cose. Perché non si è letti un po' un manuale, cioè nel senso, ok, le porte sono elettriche, che fanno ormai così tutte le case, però è importante anche sapere queste cose. Esatto, bisogna leggersi bene le istruzioni e... Che poi nel momento del panico ti dirà sì, ok, però se mentalmente ce l'hai, Intanto sei preparato. sì. Esatto. È come quando vai a farti i corsi di rianimazione, quella roba lì. Lì è facile, poi nel momento del panico parliamone. Esatto, quello è vero, quello è proprio vero. Bene, saliamo davanti e vediamo un attimo come è fatta. Qui si fa così per aprire la porta, zacchete, Faccio un po' di roba mia. La usi l'auto. Sì. Logicamente c'è. Questo, vabbè, questo non è elettrico. No, questo è manuale, è un pozzo senza fondo, lo chiamo io. Veramente Sì, è una cosa dentro. enorme. Sì. Anche qui è rifinito tutto. Tutto floccato, abbastanza floccatino, sì, non è per evitare un po' di rumori, robe strane. È molto Sì. bene, direi. C'è anche il bracciolo, Qua c'è è enorme. ho degli scontrini del gasolio. Del gasolio. Questo è assurdo. È bella questa del gasolio. Bene. E come spazio, beh, non manca di sicuro. È una guida che a me piace perché comunque è bella grande, Sì. ci sto veramente molto comodo.
Anche qua come spazio di altezza, Sì, vedete che sì, ce n'è non è male. a volontà. Qui abbiamo il doppio... Qua il discorso ti dicevo delle marce Ah, ok. d'emergenza, vedi, se io tipo premo, devo schiacciare il freno prima di tutto, ma se tipo io voglio mettere, vedi che Ok. ho P, R, N, T. Quindi i comandi sono anche là, oppure Sì. ci sono qua. Oppure qua con lo slide che è ignobile. Ecco, una cosa che mi piace tantissimo di Tesla è la qualità delle telecamere, è impressionante. Ah, sì, sì, sì. Cioè, Sì, è sì. impressionante. Ho visto macchine che costano 1 milione di euro io e con telecamere Assurde. no, proprio imbarazzanti. Esatto. Bene, qui ci sono le luci che sono solo di... l'ho vista, non mi ricordo più su che marca, che questi sono proprio dei segnalatori che ti stai avvicinando se frenano le auto davanti. Queste no... No, queste no. Non sono attive. Sono robe aftermarket che vengono montate, che tipo se metti la freccia ti si illumina di qua, Ah, ok. è tutta roba aftermarket, quello adesso questo fa solo LED bar e basta. Ok, Non di eccezionale. compagnia, diciamo Sì, così. sì, sì. Bene, poi per il resto resta la Tesla che con super software. Sì, Che... solito, super fluido, che comunque veramente, difatti io molto spesso quando vado in macchina di qualche cliente comincio a spippolare sul questo, ma dai, vai piano perché non è velocissimo. Non è relativo, queste Sì. qua Sì. sono impressionanti. Sì, sì, sì. C'è anche la qualità del pixel che ha. Sì, e questo pensa che è lo schermo, quello con bassa risoluzione, adesso ho messo fuori quello 16 pollici che è un po' più grande, con le rifiniture qui nere, che a me non piacciono perché cioè, mi piacciono di più, onestamente, però col cane vedrei più peli, quindi va bene Ok, questo colore. bianchi. Sì. Sì, un grigio, Sì. quasi, bello. Poi dopo tu sai che su questa hai, dai facciamo le robe un po' fighe, se andiamo su software e hai il menu service, quello di manutenzione dell'auto. Aspetta che mettiamo la password. Sì, vabbè, la password è sempre quella, lo sa tutto il mondo. E questo è il menu di manutenzione vero dell'auto, questo è il service mode normale, poi io in officina ho il plus. Ma questo può farlo qualsiasi utente, questo questa può cosa fare qua. qualsiasi utenti, sì, Ok. lo fanno tutti, quindi è inutile nascondere queste cose. E qua tu hai qualsiasi cosa, puoi vedere la taratura delle telecamere, come sono prese, se andiamo sui speaker ti fa vedere come sono presi anche loro. Ma andavano tutti quei altoparlanti là? Questa sì ne ha un po'. Bestia, quanti sono? Ce n'è un po' che non mi ricordo neanche io. Mamma mia, cioè guardate cosa ha qua di Sì, speaker. sì. Poi hai il discorso della chiave, Ok. come funziona, perché qua c'è un po' di antennine in giro, così riesci a capire la posizione quando te ne vai, tutte quelle robe lì. Poi hai una cosa che a me piace da morire, è il sistema di raffreddamento, che adesso lo attiviamo, dovrebbe partire, vedi come Sì. funziona tutto il sistema di raffreddamento. Addirittura. Sì, con i bar in alta e bassa pressione, queste robe meccaniche ovviamente, però fighe. I giri del compressore del clima, le elettrovalvole che sono aperte o chiuse. Mamma mia. E ce n'è. Cosa c'è sotto un'auto? Cosa c'è dietro a quest'auto? Cioè io, per dirti, su un'auto normale, un software così, devo sempre bestemmiare perché mi tocca mettere un altro computer, capire, interpretare, qua è molto più semplice. Mamma mia. Veramente, cioè, loro sono avanti su... Questa roba qua è incredibile. Questa roba qua è incredibile. Questa abbiamo la batteria di bassa tensione, Ok. che quella vecchia era 16 volt, invece questa vedi che viaggia intorno ai 14, ma fuori c'è scritto 16, ho fatto un po' un casotto su questa roba qua, devo essere onesto. Quindi, cioè qua è scritto 16? Sì, qua vedi, abbiamo Tesla Sì. 16 volt Li-ion, quindi la Sì. batteria al litio da 16 volt, ma in realtà la macchina, quella Un vecchia tirava un voltaggio più alto, invece questa gira i 14,4 classici nominali, che sono quelli come fosse una macchina normale, però tipo la batteria c'è scritto che era 16 volt. Mamma mia, impressionante. Quella di bassa tensione, la batterietta piccola, cioè niente di eccezionale. Però, Poi- puoi vedere veramente tutto. Sì, poi no, interior light, queste sono le luci, se Sì, sono ok. a posto, ti dicono se è tutto a posto. Sedili, ritenute, ce n'è un po'. C'è come collegare un OBD, diciamo È così. come, sì, che poi anche qui migliorano sempre, tipo vedi qua ti chiede anche che c'è tipo da mettere, ecco, vedi, Service Mode Plus, Sì. quindi qua non puoi farlo. Questa Ok. funzione qui non la puoi farla, devi fare solo con Service Mode Plus, ovviamente a pagamento, oppure un'officina specializzata, insomma, non è che puoi giocarti con tutto, ovviamente. Sì, anche perché dopo magari Se uno no può mettere- iniziamo sì, a mettere mani a anche chi non sa esatto. e non va bene, insomma. Esattamente. Sì. Molto bene. Ne hai a volontà. Sì, ce n'è di qualsiasi cosa, insomma. Bene, aspetta che giriamo qua la telecamera. Eccoci qua.
Davide, che dire, io ti ringrazio. Siamo alla conclusione del video, di cose ce ne sarebbero da dire Tiago, a fin domani. un'infinità, perché qua video da fare ce ne sono un'infinità. Era giusto per portarvi i cambiamenti, perché è stata presa, chi è Tesla, che mondo è, che è completamente diverso Sì, dalle auto normali. Era per farti vedere appunto il discorso qui di service, tutte quelle robe che abbiamo detto all'inizio, che perché hai scelto questa macchina. Abbiamo capito. C'è un po' di cosine interessanti, insomma. Sì, molto interessanti secondo me. E signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, ai canali, tutti e due, che così anche Davide continua. Fatalità, stavamo facendo un video, è arrivato un meccanico, Un fan, un fan ha detto posso farmi una foto? Sì, sì, che eravamo nascosti anche. Sì, nascosti, non so come ha fatto a vedersi, e comunque vabbè, cioè a noi Fatto piacere. sì, fa piacere da una parte, dall'altra non è che ci interessa essere famosi, No. ci interessa portare informazione. Sì, Informazioni sane. quello è il mio focus. Cioè, Esatto. Poi se mi conoscono quando vado a fare la spesa sono contento, ci parlo, ma quello che mi preme è dire la verità di tutte le cose, raccontare come funzionano e comunque passione per le quattro ruote. Esatto. Perché la passione delle quattro ruote secondo me è questa, comprendi da qua fino allo storico, quella è vera passione. Chi non gli piace, chi dice no, non è passione, è ossessione. Esatto, quello è vero. Bene signori, grazie a tutti e arrivederci, ciao ciao!